Esterbrook è una gloriosa azienda americana. Oggi vi parlerò dell'inchiostro, in particolare del blu cobalto, un inchiostro che ho avuto modo di provare su più pennini e con risultati un po' alternanti. L'ho provato sulla Esterbrook Esti con un pennino medio e l'ho trovato decisamente scorrevole per i miei gusti. Però è anche vero che Esterbrook fa un po' la sua bandiera nella scorrevolezza, lo sono i pennini che sono infaticabili, scrivono sempre, non saltano i tratti, insomma veramente sempre pronti. E anche gli inchiostri sono orientati nella stessa direzione, scorrevolezza. Questo blu non mi aveva entusiasmato al primo approccio, ma non tanto per la tinta, un po' per questa scorrevolezza eccessiva. Capirete, provato su un pennino medio, poi stavo anche provando una carta con una certa finitura, se non sbaglio era la Fabriano da 70 grammi, e quindi insomma era tutto troppo, sembrava un po' di scrivere sul ghiaccio. L'ho provata poi con altri pennini, sottili, un po' più larghi, extra fini, e innanzitutto ho osservato all'indomani un colore decisamente più bello di quello che appare ai miei occhi appena lo metto giù sulla carta, e quindi già questo mi ha fatto un po' cambiare idea, ma soprattutto poi con il tratto fine o extra fine mi piace davvero molto. Insomma, non è stato amore a prima vista, ma è bastato poco perché mi conquistasse. Resta comunque un inchiostro che fa di tutto per farci scrivere con pochissimo sforzo, soprattutto se abbinato ai pennini Esterbrook, che sono particolarmente levigati e quindi a loro volta molto inclini alla scorrevolezza. Avete un abbinamento che è fatto per scrivere pagine e pagine senza stancarsi troppo. La gamma dei colori è una gamma abbastanza ampia, nel senso che non è sconfinata, non ci sono tantissime tinte, però quelle che ci sono anche abbastanza ricercate. Insomma, non è proprio quella base con il blu, il nero, il rosso e il verde è morta là. Ci sono delle tonalità interessanti, c'è un verde scuro che non mi dispiace affatto, questi due blu, uno diverso dall'altro, che sono decisamente interessanti, anche il nero che è un buon nero. Quindi dal punto di vista della varietà cromatica assolutamente c'è di che scegliere. Il calamaio è un calamaio da 50 ml, in verità non proprio regalato, perché comunque si fa pagare abbastanza. E insomma, per qualcuno può valere la spesa, per qualcun altro forse può anche guardarsi intorno. Come potete vedere è un inchiostro che comunque cambia parecchio a seconda del pennino, della punta con la quale lo mettiamo sulla carta. Un pennino, credo anzi che sia, da quello che ho provato e da quello che è il mio gusto personale, offra i migliori risultati con i pennini sottili, fine, extra fine, anche con i pennini questi ad intinzione come il Leonard che sto provando, che ovviamente sapete scuriscono tutti per via dei motivi che ormai insomma sono noti, e quindi lo rendono ancora più accattivante, soprattutto per chi ama poi il colore, il blu scuro, quello forse un pochettino più serioso. Spostandosi invece su pennini un po' più larghi come gli stabbi, i corsivi eccetera, l'inchiostro si alleggerisce fino quasi a sbiadire un pochettino, cioè a perdere la saturazione in combinazione di alcuni pennini che evidentemente sono a loro volta molto scorrevoli, e quindi l'inchiostro si disperde un po' troppo, corre un po' troppo sul pennino stesso e il pigmento non arriva poi così denso o fitto sulla carta, quindi insomma si perde un pochettino quel contrasto e quella profondità di colore che invece caratterizza gli inchiostri quando li vediamo nel calamaio ad esempio o allo stato liquido. Un nome che in vero, Cobalt Blue, mi avrebbe portato più verso il violaceo, verso quella contaminazione rossa che per l'appunto lo porta verso quei cromatismi. E invece
mi pare che resti abbastanza nella gamma, nella gamma del blu, un blu scuro, sì è vero, forse appena un pochettino appena una strizzatina d'occhio al rosso, ma è ancora un blu e questo non mi dispiace, è una cosa che anzi apprezzo nel colore, anche quando si asciuga, come vi dicevo prima, resta molto simile a come lo vediamo più nel calamaio che appena messo giù sulla carta. In altre parole, mi è piaciuto. In conclusione, sento di consigliarlo? Beh, dipende anche un po' dal prezzo, perché il prezzo lo pone fra quelli che stanno nella classifica alta dei costi. Se non fosse per questo direi sì, perché no? Proviamolo, soprattutto per chi ama una penna scorrevole, chi apprezza la fluidità, chi non vuole avere troppo il pensiero di sentire il pennino che scorre sulla carta, nel senso che proprio struscia, che frega sulla superficie. Qui si pattina, si va veloci, quindi con un pennino adeguato c'è tanto divertimento e poca fatica. Ecco, questa è un po' la mia sintesi. La tinta mi è piaciuta molto al pari di altri inchiostri Esterbrook che ho provato. Vi lascio alle immagini e a voi tutti un grazie. Saluti inchiostrati.